studio oggi siamo con Riccardo De Blasio, un esperto del settore agricolo e zootecnico, e vedremo come grazie a delle tecniche innovative di precision farming è possibile raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Riccardo, parlaci un po' di te, della tua azienda e dei progetti che avete in previsione. Sì, grazie Silvia. Io mi occupo di agricoltura e di zootecnia. Ho un passato nella banca di investimento, nel trading di materie prime e da 6 anni a questa parte faccio l'agricoltore. Mi rendo conto oggi che il settore agricolo è un settore tradizionale che ha una forte necessità di innovazione. Oggi fare l'agricoltore è un lavoro, è un'arte, è un mestiere, ma ha la necessità di professionalizzarsi, poiché le sfide del futuro sono sempre più difficili. Basti pensare ai cambiamenti climatici. Oggi io mi rendo conto che le tecniche tradizionali o i metodi tradizionali di produzione non sono più sostenibili, sia in termini di rischi sia in termini di utilizzo delle risorse, e riteniamo che l'unica strada verso un progresso sostenibile sia l'utilizzo della tecnologia. In questo progetto è previsto anche Marocco, giusto? Certo, noi in Marocco abbiamo l'idea di costruire stabilimenti di produzione agroalimentare tecnologici e integrati. Questo attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili che possono minimizzare i fattori di produzione. L'idea è creare un unico hub di produzione che possa combinare gli scarti della lavorazione, i sottoprodotti o le inefficienze di alcuni settori e trasformarli in risorse per altri. Quindi con AgriPlus l'obiettivo è quello di avere un unico hub per la produzione agroalimentare integrando varie tecnologie disponibili. Sì, esatto. L'obiettivo di progresso sostenibile può essere attuato solo utilizzando energie rinnovabili e tecnologie di produzione innovative. Quindi parliamo di tecnologia idroponica? Sì, esatto Silvia. Noi l'idroponica è una tecnologia che ci consente di minimizzare i fattori di produzione e di minimizzare il rischio dell'imprenditore. La tecnologia idroponica ci consente di ovviare a questo rischio e di concentrare la produzione ricreando noi le condizioni ottimali per la semina e la crescita del seme. Per la parte di concimazione possiamo immaginare a valle di questi impianti di idroponica degli allevamenti zootecnici, quindi utilizzare i reflui e i scarti della produzione degli allevamenti zootecnici, sia di zootecnia bovina, bufalina o avicola, per utilizzarlo come base azotata per le concimazioni. Quindi tutto a ciclo integrato e soprattutto naturale. Non consumiamo suolo, non abbiamo delle lavorazioni impattanti sul suolo circostante, ma soprattutto nel caso specifico riusciamo a produrre cibo in un contesto dove sarebbe quasi impossibile, ovvero in mezzo al deserto. Possiamo immaginare stalle che abbiano coperture in fotovoltaico e grazie alla desalinizzazione abbiamo risorse come acqua, energia, climatizzazione e alimentazione completamente sicure e controllate grazie a queste tecnologie. Parlando di tecnologia idroponica, è possibile quindi anche l'allevamento di insetti, l'insect farming? Sì Silvia, attraverso il vertical farming riusciamo a fare allevamenti di insetti che ci consentono di avere dei prodotti precisi, nutrienti e sicuri soprattutto per la filiera ittica e per la filiera dell'acquacoltura. L'insect farming è un settore in profondo fermento in quanto garantisce dei prodotti come mangimi o altro per l'allevamento avicolo. Immagina che all'interno di un modulo noi possiamo produrre dallo stesso stabilimento sia mangimi per la filiera ittica che per la filiera avicola e contestualmente attraverso i sottoprodotti di lavorazione di questi stabilimenti possiamo produrre concimi per i campi.
concimi che sono assolutamente biologici e controllati. Quindi andiamo a avere una visione olistica, integrata delle tecnologie che già oggi esistono. L'idrogeno è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile, può essere prodotto dall'energia elettrica da fonte solare e non emette gas serra, può essere immagazzinato o trasportato. Una centrale di produzione di idrogeno verde alimentata interamente da un impianto di produzione di energia solare fotovoltaica da 1 gigawatt è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 450.000 abitazioni o di caricare 560.000 veicoli elettrici. L'idrogeno è la chiave per lo sviluppo sostenibile. Può essere prodotto da energia elettrica o da fonte solare.